25 ottobre 1415, i campi di Agincourt sono avvolti dalla nebbia mattutina. 6.000 inglesi stremati, affamati e malati fronteggiano un esercito francese 4 volte più numeroso. Quello che sta per accadere entrerà nella leggenda, ispirando opere letterarie per secoli a venire. Questa è la storia della battaglia di Agincourt, dove un pugno di arcieri cambiò per sempre l'arte della guerra. Benvenuti su Arcana Temporis, dove il passato rivive. Enrico V d'Inghilterra ha invaso la Francia rivendicando il trono francese. La sua campagna, iniziata trionfalmente con la presa di Harfleur, si sta trasformando in un incubo. La dissenteria ha decimato il suo esercito. I francesi lo inseguono mentre cerca di raggiungere Calais. Non può più evitare lo scontro. La notte prima della battaglia, l'accampamento inglese è silenzioso. Gli uomini riparano le armature, affilano le spade, controllano le corde degli archi. Sanno che molti di loro non vedranno il tramonto successivo. Nel campo francese, invece, l'atmosfera è festosa. I cavalieri brindano alla facile vittoria che li attende all'alba. L'esercito inglese conta circa 6.000 uomini, di cui 5.000 sono arcieri. Non sono semplici tiratori, sono professionisti dell'arco lungo, addestrati fin dall'infanzia. Il loro arco, alto quanto un uomo, può scagliare frecce che trapassano le armature a più di 200 metri. I francesi schierano quasi 25.000 uomini, tra cui l'élite della cavalleria feudale francese. Le loro armature scintillanti e le bandiere colorate oscurano l'orizzonte. Enrico sceglie il terreno con astuzia, un campo arato stretto tra due boschi. La pioggia dei giorni precedenti ha trasformato il terreno in un pantano. Pianta dei pali appuntiti davanti alle sue linee, creando una barriera contro le cariche di cavalleria. I francesi, ammassati in uno spazio troppo stretto per manovrare, guardano dall'alto quella che considerano una facile preda. Per ore i due eserciti si fronteggiano immobili. Enrico sa che il tempo gioca a suo favore, ogni ora che passa, il terreno diventa più fangoso. Finalmente, vedendo i francesi esitare, ordina ai suoi arcieri di avanzare. È una provocazione che i nobili francesi non possono ignorare. La cavalleria francese carica. Il terreno fangoso rallenta i cavalli. Le frecce inglesi oscurano il cielo, cadendo come una pioggia mortale. I cavalli scivolano, cadono, creando il caos. Le pesanti armature dei cavalieri, progettate per proteggerli, si trasformano in trappole mortali nel fango di Agincourt. Le linee francesi si trasformano in un caos di uomini e cavalli che cadono, scivolano, si ostacolano a vicenda. Gli arcieri inglesi, esaurite le frecce, impugnano asce e martelli, gettandosi nella mischia. Le pesanti armature dei cavalieri francesi, che li rendono quasi invulnerabili in battaglia, ora li condannano, caduti nel fango, non riescono a rialzarsi. Un momento di panico attraversa le linee inglesi quando giunge la notizia di un attacco al campo dei rifornimenti. Enrico, temendo un accerchiamento, ordina l'uccisione dei prigionieri francesi. È uno dei momenti più controversi della battaglia, che macchia una vittoria altrimenti gloriosa. In meno di 4 ore, l'orgoglio della nobiltà francese è stato annientato. Tra i morti ci sono 3 duchi, 5 conti e più di 90 baroni. Le perdite inglesi? Sorprendentemente basse, meno di 100 uomini. È una vittoria che sfida ogni logica militare. Agincourt cambia per sempre l'arte della guerra. Dimostra che un esercito ben addestrato di fanti e arcieri può sconfiggere la cavalleria pesante, fino ad allora considerata invincibile. È la fine del dominio del cavaliere medievale e l'inizio di una nuova era militare. La battaglia viene immortalata da William Shakespeare nell'Enrico V. Il suo discorso prima della battaglia, il famoso Band of Brothers, diventa un simbolo del coraggio contro ogni probabilità. Ancora oggi, Agincourt rappresenta il trionfo dell'addestramento sulla superiorità numerica, della tattica sulla forza bruta. Agincourt ci insegna che la vittoria non appartiene sempre al più forte o al più numeroso.
A volte, la combinazione di leadership intelligente, innovazione tattica e coraggio può sovvertire ogni previsione. È una lezione che risuona ancora oggi, 600 anni dopo. Se questo viaggio nel tempo vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Raccontatemi nei commenti quale periodo storico o quale evento del passato vi piacerebbe esplorare insieme nel prossimo video. Alla prossima avventura nella storia con Arcana Temporis, dove il passato rivive.